dei virus adeno associati. Continuiamo con il discorso sulla terapia genica e oggi andiamo ad approfondire un po' quello che sono i vettori utilizzati appunto per trasportare i geni all'interno del nostro genoma. Uno dei vettori che sembra promettano di più in questo campo sono i così chiamati virus adeno associati, che sono stati scoperti nel 1960 studiando proprio l'adenovirus, che sono un particolare tipo di virus che nell'uomo in genere causano soltanto raffreddore o poco più. Si chiamano adeno-associati, virus adeno-associati, proprio perché hanno bisogno di altri virus, in questo caso di adenovirus, per potersi replicare e quindi per poter concludere il loro ciclo vitale. Oggi sappiamo molto su questi virus, sappiamo come funzionano, sappiamo com'è costituito e che cosa produce il loro genoma, sappiamo anche come interagiscono con l'ospite. Sappiamo che si possono integrare nel genoma dell'ospite attraverso una particolare proteina chiamata proteina Rep. Quelli che vengono utilizzati nella terapia genica però non sono i virus adeno-associati di per sé, ma sono gli adeno-associati ricombinanti. Significa che non hanno la proteina Rep e quindi non si possono integrare all'interno del genoma. Di fatto questi virus non sono altro che dei vettori veri e propri, privi del loro genoma, che è sostituito interamente con tutto il costrutto del gene che noi vogliamo immettere all'interno del nostro genoma. In realtà, entrando più nello specifico, questo costrutto, proprio perché manca la proteina Rep, non si integrerà nel nostro genoma, ma sarà comunque presente all'interno del nostro nucleo cellulare, dove svolgerà le sue funzioni. Quindi, riassumendo, noi qua stiamo parlando di un vettore vuoto che contiene all'interno il gene di nostro interesse più l'inizio e la fine del genoma del virus, in modo tale che sia più facile replicare poi questo genoma e impacchettarlo all'interno delle proteine del virus. Quali sono quindi i vantaggi nell'utilizzo di questi virus adeno-associati? Sono molto facili da produrre e banalmente sostituiamo tutto quanto e mettiamo all'interno il nostro gene di interesse. Questo lo possiamo fare perché sappiamo creare i geni che si attivano nei tessuti che noi vogliamo, in modo tale che se anche abbiamo tutti questi virus nel nostro corpo e in realtà non possiamo stabilire dove questi virus entrano, in quali cellule devono entrare, ma entrano un po' ovunque, quello che loro trasportano possiamo fare in modo che venga attivato soltanto nei tessuti che effettivamente hanno bisogno. E questo lo possiamo fare perché siamo noi a costruire quello che i virus contengono. In più siamo in grado anche di organizzare la struttura del gene in modo tale che venga prodotta nella quantità che noi effettivamente vogliamo. Per finire, non è detto che contengano per forza un gene, cioè una sequenza nucleotidica che poi si traduce in una proteina. In realtà questi virus possono anche contenere delle sequenze che poi daranno origine a dei microRNA, cioè degli RNA che si andranno ad appaiare ad altri mRNA presenti nel nostro nucleo, distruggendoli. In questo modo possiamo non produrre una proteina, ma regolare la produzione di una proteina che viene normalmente prodotta all'interno delle nostre cellule. Ci sono però dei limiti importanti nell'utilizzo di questi virus adeno-associati. C'è il limite della grandezza. Infatti noi possiamo impacchettare all'interno di questo virus soltanto costrutti con una lunghezza inferiore di 5 kilobasi. Questo è un limite perché consideriamo per esempio la distrofia di Duchenne. La distrofia di Duchenne ha un gene che è molto grande, stiamo parlando di 11.000-12.000 paia di basi, quindi non può entrare tutto quanto. In realtà, andando a studiare effettivamente come funziona questa proteina, si è visto che metà proteina potrebbe bastare non per guarire del tutto da questa patologia, ma quantomeno per alleviare i sintomi. Si potrebbe anche pensare di utilizzare due diversi virus per poter fornire l'intera sequenza del gene. Quindi metà sequenza va in un virus, metà sequenza va nell'altro, e quando poi queste due sequenze si ritrovano all'interno dello stesso nucleo, quindi nelle nostre cellule, ricombinano, si mischiano in modo tale da fornire un unico gene della lunghezza giusta. Ovviamente questo amplifica le difficoltà di questo tipo di trattamento. Attualmente i virus adeno-associati vengono utilizzati in 145 studi, concentrati soprattutto in patologie del fegato, come per esempio l'emofilia A o l'emofilia B, muscoli, come appunto abbiamo visto la distrofia di Duchenne,
occhi, alcune particolari cecità derivano in realtà dalla mutazione di un gene, e anche il cervello per il trattamento del Parkinson. Tuttavia, come abbiamo visto già nel video precedente, e se non l'avete visto andatevelo a guardare, dove ho parlato in modo generale appunto delle terapie geniche, come sono e come funzionano, anche qui il grosso limite principale è derivato dal prezzo. Un costo veramente esagerato. Ad esempio, per un solo trattamento per la deficienza da lipasi lipoproteica costa 1,2 milioni di euro. Invece, se prendiamo per esempio un altro trattamento chiamato Luxturna per appunto un particolare tipo di cecità derivata da una mutazione in un gene, qua parliamo di poco meno di 500.000 euro per occhio. Ovviamente stiamo considerando costi veramente elevati. Questo perché abbiamo bisogno di quantità elevatissime di virus che contengono appunto il nostro costrutto, e proprio perché stiamo parlando di quantità così elevate, il controllo su questi virus deve essere veramente elevato. Questo perché noi non vogliamo che il virus contenga per esempio dei costrutti che non funzionano o che non vogliamo. Non vogliamo che i virus di per sé, che sono un vettore, siano vuoti, e quindi sono tutti controlli sulla qualità della produzione di questi trattamenti che ovviamente vanno ad incidere sui costi. Un altro limite, e qua concludo questo video, è dettato dal sistema immunitario. Come noi sappiamo, il nostro sistema immunitario serve per difenderci dai virus che entrano all'interno del nostro organismo. Ora, questo è un grosso problema, perché noi vogliamo che questo virus entri nel nostro organismo e soprattutto entri all'interno delle nostre cellule. Quindi non vogliamo che il sistema immunitario risponda molto all'ingresso di questo virus. Questo cosa significa? Significa che una volta iniettata la prima dose di questa terapia, il nostro sistema immunitario produrrà degli anticorpi contro questo virus, che andranno ad annullare gli effetti di un'eventuale seconda terapia. Quindi o la va o la spacca in questo caso. Insomma, abbiamo capito che riguardo alla terapia genica, riguardo i vettori, abbiamo ancora molta strada da fare. Molto è già stato fatto, tant'è che appunto ci sono tutti questi studi clinici in corso d'opera, in corso di valutazione. Sicuramente la ricerca scientifica ha ancora molto da dire e molto da darci sotto questo aspetto. Per oggi è tutto, ragazzi. Se il video vi è piaciuto vi esorto a lasciare un like. Se avete delle domande, dei dubbi, degli argomenti che vorreste approfondire anche nei prossimi video, vi ricordo di lasciarmeli giù nei commenti. Noi ci riaggiorneremo la prossima volta. Ciao!